Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la prima metà di luglio 2024. Abbiamo il sole, amici del Toro. Periodo di chiarezza mentale, periodo di espansione, di gioia, mi verrebbe anche da dire. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e lo vedete anche qui, le previsioni per il primo e il secondo semestre del 2024 e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Ok, partiamo subito con un 3 di coppe e un 3 di bastoni. Dieci di denari. Amanti, regina di coppe. Tre di denari e 2 di coppe. Allora ragazzi, questa è una stesa generica, quindi può riguardare il lavoro, la famiglia, le relazioni di coppia. Diciamo che io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante e più o meno il settore di riferimento, poi andrò a fare come degli esempi per cercare di aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Tenete presente che nello specifico le letture per le relazioni escono un giovedì sì e un giovedì no, mentre ci sono poi le letture a tre scelte sui single, lavoro e famiglia e le pubblicherò più avanti. Allora, mi ha colpito il fatto che ci fossero 3-3, quindi 3 di coppe, 3 di bastoni e 3 di denari. Andiamo a vedere carta per carta. Allora, si potrebbe parlare di un gruppo di amici qui. Abbiamo un carro e un 6 di pentacoli. Potrebbe anche essere una collaborazione lavorativa, considerato che comunque abbiamo questo 6 di pentacoli che mi parla di accordi, mi parla di contratti e con il carro ci potrebbe essere una scelta, una decisione, un movimento per iniziare questo nuovo progetto. Qualcuno lo ha già iniziato. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Amanti e 2 di spade. Qui può essere che si stia programmando un viaggio, perché il 3 di bastoni parla proprio di questo viaggio, di un viaggio che sì, di un viaggio, però qui ho come l'idea o è tipo una vacanza, un fine settimana, un qualche cosa per lo stile, potrebbe anche essere un movimento lavorativo, ripeto, però ho come la sensazione che ci sia questa progettazione in atto e sento che potrebbe essere tra due persone a livello romantico o una famiglia magari anche. Andiamo a vedere il 10 di denari, c'è come un piccolo progetto. 3 di coppe e morte. Qui ho come la sensazione che molti di voi siano in una situazione ambigua a livello romantico e vorrebbero, insomma, che fosse un po' più delineata la situazione. Andiamo a vedere gli amanti.
Cavaliere di Pentacoli. Infatti sento che qui le energie sono un po' bloccatine, sono un po' fermine con questo Cavaliere di Pentacoli. Le cose sono lente. Sento anche come una comunicazione che è un po' lenta. In realtà avere la carta del sole qui mi dice come se la situazione, la relazione stesse evolvendo, come se ci fosse una nuova chiarezza mentale. E qui pare che come può esserci stato come un accordo che magari si è festeggiato con questo gruppo di amici. Anche se sento che non è ancora completamente quello che volete voi. È qualcosa che si avvicina, ma non è quello che volete voi. Allora, abbiamo un 8 di coppe e un cavaliere di denari per la carta degli amanti. Si tratta di amor proprio qui, ragazzi. Sento che potrebbe esserci qualcuno che non si sente all'altezza di questa situazione, di questa nuova relazione, di questo nuovo accordo, di questo gruppo. Andiamo a vedere la regina di coppe. E per qualcuno potrebbe essere una relazione sul posto di lavoro. Ho come questa sensazione che pare aver raggiungere un qualche tipo di accordo, un qualche tipo di regola, se vogliamo, a luglio, ma ho come la sensazione che si faccia un po' fatica poi a mantenere questa regola. Ok, allora la regina di coppe è spiegata da un 10 di bastoni e da un papa. Qui ragazzi, ho come l'idea che abbiate bisogno di un input. Siccome vi ho detto fino ad adesso che c'è come una sorta di fatica, insicurezza, realtà che non corrisponde alle aspettative, insomma, in realtà è come se aveste solo bisogno di una spintarella per avere la fiducia in voi stessi. Guardate, avete la carta del sole, si va in espansione. Qualsiasi sia il vostro tema, che sia una relazione romantica, che sia una relazione tra genitori e figli, tra un gruppo di amici, come vi ho detto all'inizio, si va verso l'espansione. Diciamo che qualcuno vorrebbe avere forse un po' più delineata la questione, non andare così tanto a tentoni. Però io ho come la sensazione che arrivi quel riconoscimento, perché anche la carta del Papa è una carta che ci parla di contratti, normalmente sono i contratti nel lungo periodo. Quindi vi dico, apritevi a quello che l'universo ha da darvi. Andiamo a vedere il 3 di denari, perché questa, come questa, sono carte di collaborazione lavorativa, sono carte di alleanze. Il mago, infatti, come se iniziasse questo nuovo progetto finalmente. Può anche essere che dobbiate fare un viaggio, o qualcuno farà un viaggio, per vedere se, è come una cosa in avanscoperta, per vedere se si può fare questa cosa, per vedere se effettivamente vale la pena. Però qui sento che potrebbe essere proprio ehm, un buon inizio, un buon progetto, come vi dico, contratti. C'è il mago, quindi si parla di nuovi inizi e con il re di spade vi dirò che forse è il caso un attimino di tenere il pugno duro, le regole devono essere ferree per diventare poi un imperatore, mi viene da dire, perché l'imperatore è colui che si fa da solo, ma si dà le regole e le segue letteralmente. Arriviamo al 2 di coppe, perché qui ho la sensazione che il messaggio sia di non scendere a compromessi con nessuno. Andiamo a vederlo. 6 di spade, allontanatevi da certe credenze limitanti, da certi sentito dire. Guardate, arriva la ruota della fortuna e il re di bastoni.
Non scendete a compromessi con nessuno. Secondo me qui è questione di lavorare il vostro amor proprio, perché avete tutti gli strumenti, le conoscenze, le doti, le abilità, tutto quello che vi serve per riuscire in questa collaborazione, in questo progetto, per riuscire ad arrivare dove volete, a creare questa, potrebbe essere un'unione aziendale, potrebbe essere quel viaggio di cui vi ho parlato, un'unione familiare. E comunque il viaggio lo vedo proprio tanto, vi dirò. Comunque ragazzi, avete la ruota della fortuna qui alla fine e un re di bastoni tra l'altro, quindi sì, allontanarsi da quelle che sono un po' le tossicità, se vogliamo, mentali, per far arrivare alla ruota della fortuna, che mi parla di cambi positivi ed è come se a un certo punto vi trasformaste in questo re di bastoni, come se potrebbe essere anche un ruolo, un cambio ruolo, un cambio di gruppo lavorativo, qualche cosa su questo stile. Fatemelo poi sapere voi nei commenti eventualmente. Va bene, andiamo a vedere Osho, che altro consiglio ha da darvi. Però guardate, promette bene perché vedo contratti, vedo soldi che arrivano. Magari non è proprio esattamente come ve lo eravate immaginati, ma i risultati ci sono. C'è questo nuovo inizio che si concretizza. Vi dirò che potrebbe anche esserci, secondo me sì, è un gruppo di tre, ma soprattutto queste due persone che potrebbero essere coinvolte in questa situazione, ehm, sono due persone che anche a livello burocratico possono aiutarvi se fosse un progetto di lavoro. Andiamo a vedere con Osho che cosa vi consigliano. Allora abbiamo il compromesso e seguire il flusso. Compromesso è un 6 di denari, quindi parla di compromesso, potrebbe essere un patto tra amici, per esempio, potrebbe essere questo, sì dai, ok, lavoriamo a questo progetto, sì dai, andiamo lì, sì dai, facciamo un patto, anche se poi in realtà parla proprio di denaro e di scambi commerciali, il 6 di pentacoli, ok? Quindi sento tanto il discorso lavorativo o di trasmutare, stavo dicendo, sì, vabbè, di trasformare un hobby in qualche cosa di remunerativo. E poi qui bellissimo perché abbiamo questo seguire il flusso che vi dice un po' di che è quello che sento un po' con la regina di coppe, se ve la devo dire tutta, perché abbiamo anche qui un 10 di bastoni, quindi è come se ok, boh, basta, i pensieri, i dubbi, i modi di fare, le cose che un po' le credenze limitanti e mi apro a ricevere, seguo il flusso e qui poi le cose arrivano lasciandosi indietro i pesi, le responsabilità, anche i sensi di colpa per qualcuno. Il 10 di bastoni molte volte fa riferimento anche ai sensi di colpa, alle aspettative degli altri, a quello che pesa sulle spalle, a quello che pesa quotidianamente sulle proprie spalle, che possono essere in questo caso tranquillamente credenze limitanti del tipo tu non ce la fai, tu non sei abile, tu non sei in grado, non sei abbastanza brava o bravo per questa cosa qui, non hai abbastanza conoscenze, non hai abbastanza titoli, che è la carenza di amor proprio di cui vi ho parlato prima, eh. Va bene, andiamo a vedere ancora un koan per concludere la lettura. Ok. Grande comprensione giunge con grande amore. È quello che vi dicevo un po' qui, aprite il cuore. E in questo caso la regina di coppe mi ricorda quello che è l'amore accogliente di una madre. E qui anche dice con grande amore, cioè cercando di essere amorevoli, comprensivi e di mettersi nei panni degli altri, si, diciamo, aumentando la compassione, il cercare di capire la passione, che sia positiva o negativa, che sia gioia o dolore, però capire la passione che vive l'altro ci permette di comprendere. E comunque anche la carta del sole, ragazzi, è una carta di chiarezza mentale, eh? È una carta che
A me ricorda tanto qualcuno che vibra da dentro, che sapete quelle persone che non hanno bisogno di ascoltarvi, che vi guardano e vi sentono, capite come siete, come state? È un po' quella connessione tipo a livello di anime, ma è proprio una loro caratteristica che sia, magari non vi conoscete neanche, però sono quelle persone che sanno leggere dentro. Qui vi consiglia di aprirvi un attimino al flusso, di lasciar che questa ruota della fortuna arrivi e si manifesti nella vostra vita. È un po' un carpe diem, senza farvi prendere da mille pensieri del non è per me, non ce la faccio, ce la faccio. Mm. Bene, amici del Toro, fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o lasciare una piccola donazione. Se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail, oppure se preferite andare a vostro ritmo potete abbonarvi al canale. I temi che io tratto nella sezione degli abbonamenti sono temi di metafisica. Si parla di magia bianca, per capirci, ovvero spiego come io ho fatto certi lavori su di me, come si sviluppano certi esercizi proprio per aiutarvi a togliere pensieri negativi, credenze limitanti, emozioni pesanti che non servono più, in modo da riuscire a proiettare al di fuori di voi stessi una realtà più in linea con la vostra essenza. È come un po' pulirvi per aumentare la capacità di manifestazione nella vita. Comunque potete dare un'occhiata ai titoli nelle playlist, sono quelle con le copertine lilla. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!